Ritorno a Dio. No, niente, la domanda verte più che altro sul nome e di riuscire ad identificare, perché sì, specialmente nel Vecchio Testamento c'è un po' di confusione. Allora, sì. Anche nel Nuovo. Anche nel Nuovo. Non nel Vangelo, ma nel Catechismo c'è un mare di confusione. Okay. Allora, se si riuscisse a mettere in relazione Poimandres, Adonai, Adoniesis, e poi se puoi dirmi qualcosa circa la riforma Yavista, perché comunque tutto il Vecchio Testamento e tutto il discorso su Dio è basato sul tetragramma, che comunque è sempre riportato a Yahweh, e molto spesso Yahweh è considerato il Dio della materia, ma praticamente tutto alla fine si basa su quel nome. Sì. Posso fare un discorso di rottura, Paolo? Sì. Facciamo quello che ha fatto Steiner. Cioè, Steiner si dissocia dalla teosofia, studio su Dio, e crea l'antroposofia, studio sull'uomo. Questo per dire cosa? Che noi è giusto che ci interessiamo di Dio, ma è sommamente giusto che prima di interessarci di Dio ce ne interessiamo attraverso ciò che Dio ha come volontà sul progetto della sua creatura, quindi sull'uomo. Va bene? Quindi la creazione di Dio, cioè noi, è stata fatta affinché noi, attraverso l'acquisizione di scienza, conoscenza ed evoluzione, arrivassimo a essere come Lui. Quindi il progetto di Dio è creare, fare le creature affinché nella loro lunga fatica evolutiva la creatura e il creatore diventano la stessa cosa. Quindi il progetto di Dio è la divinizzazione dei suoi figli. Quindi questa divinizzazione si acquisisce attraverso lo studio e l'osservanza di queste leggi. Quindi capire il vero Dio, al di là dei nomi che gli possono essere affibbiati, è facile. Noi possiamo capire qualsiasi nome attribuiamo alla divinità, se è Lui, se ciò che discende da Lui come comandamento, come legge, come consiglio, come profezia, ha come fine la felicità dell'uomo e la stabilità della creazione. Questo perché se io racchiudo la mia risposta a ciò che mi chiedi tu, rimango nell'ambito biblico e quindi parlo solo a una categoria di esseri umani. Se amplio, parlo a tutta l'umanità. Va bene? Quindi, siccome abbiamo visto, ed è un fatto certo, che tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, tutti, atei compresi, è certo che esiste un solo Dio. Poi che lo chiami in un modo, lo chiami in un altro, non è importante, ma quello è. Va bene? Quindi, se quello è, quello ha fatto le leggi e ha dato gli insegnamenti e ha mandato i suoi santi e i suoi profeti per insegnarci la via dell'evoluzione positiva. Quindi questo è ciò che noi deve interessare. Quindi riconoscere il vero Dio è facile. Il vero Dio è contro la guerra, il vero Dio è contro l'odio, il vero Dio è contro la menzogna, il vero Dio è contro la violenza. Quindi laddove ci sono queste enunciazioni, lì c'è Dio. Poi che lo chiami Allah, lo chiami come ti pare, quello è Dio. Nel mondo dualistico Dio ha determinato un motore che spinge l'evoluzione. Quindi, come tutti i motori, esiste una coppia di forze. La coppia di forze è luce, tenebra, Satana, Cristo. Anzi, Satana, Gesù, Cristo, Lucifero, per essere puntigliosi. Quindi non c'è un Dio e un altro Dio. Esiste un solo Dio. E quello c'è il dominio di tutti e due i poli. C'è il dominio del bene e c'è il dominio del male. Cioè l'angelo o Satana sono suoi strumenti. Il motore dualista
dualistico che spinge l'evoluzione dello spirito, una coppia di forze, una che spinge e una che tira. Va bene? Così come nel motore a scoppio, no? Uno sale e uno scende. Quindi non ci sono due dei, ce n'è uno solo, sempre e comunque, se no cesserebbe di essere l'onnipotente. Ora, però, nel mondo del dualismo e dell'inganno di Satana, lui cerca di farti credere che c'è un Dio che si contrappone al vero Dio, assolutamente falso. Quindi il vero Dio è il Padre di Cristo ed è quello che ha detto non ucciderai. Quindi laddove ce n'è un altro che dice vai ammazza tutti, quello non è Dio. E chi è? Un altro Dio? No, Satana. Quindi così come esiste un solo Dio, che poi lo chiami come lo chiami, ma lui è, esiste una sola entità negativa, chiamala come vuoi, Baal Zabub, Lucifero, Arimane, ma sempre quello è, perché la coppia di forze che spinge l'evoluzione dello spirito è sempre luce, oscurità. Assumono vari nomi, assumono varie forme, assumono varie vesti esteriori, ma la creazione funziona in modo semplice. Cioè una coppia di forze è un perno assoluto che sta al di sopra e determina il funzionamento delle due perché è l'onnipotente. Perché nel momento in cui esistono due onnipotenti, per antonomasia non c'è più nessun onnipotente. Ma se non c'è nessun onnipotente, subito è caos nella creazione. Siccome il caos determina attraverso azioni violente la sua esistenza, per antonomasia, se le forze del caos non fossero soggette alle forze dell'armonia, la creazione si annichilerebbe in un tempo. Cioè ci sarebbe l'annullamento della creazione. Se la creazione invece esiste tranquillamente e si mutua e si espande, evidentemente le leggi dell'armonia sono superiori alle leggi del caos, è un dato di fatto. Dov'è il problema? Che noi siamo ingannati nel guardare le cose, come dicevo ad Andrea, dal mondo dei fenomeni e non dal mondo dell'assoluto. Perché nel mondo dei fenomeni c'è una terribile complicanza, nel mondo dell'assoluto ci sono 3 leggi facilissime da capire. Ed è lì che non ci vogliono far arrivare. Perché? Sono delle chiavi di sicurezza, perché avere accesso alle leggi dell'assoluto tu acquisisci molto potere. E quindi per arrivare alle leggi dell'assoluto sei sottoposto ad un fuoco di fila di prove e di test che devi superare, se no non ci vai lì, perché faresti caos. Chiaro? Quindi il vero Dio si chiama Adonai ed è il Padre di Cristo. Poi ce n'è un altro che è il tetragramma, JHV, ma quello è l'altro. O se ha avuto un'origine vera, e quindi Adonai e il tetragramma erano 2 aspetti che definivano la stessa entità, una entità si è mascherata da quello, ma non lo è. Infatti Gesù ci dà un termine di discernimento. Dal frutto capirete, non dalle chiacchiere. Quindi arriva uno e dice io sono il Cristo, va bene, fammi vedere le opere. Se non ci sono le opere sei un bugiardo. Invece noi siamo ingannati dal perderci in fiumi di parole senza diventare competenti nella sostanza. Questo è il nostro problema, cioè ci facciamo menare per il naso da chi ci porta nella infinita complicanza burocratica delle storie, dimenticando l'essenza dal quale sono partite. E l'essenza è caos o armonia, amore o disamore. Poi chiamalo come vuoi, odio, eccetera, eccetera. Questo noi dobbiamo capire. Poi Adonai è il padre di Cristo, Cristo è suo figlio, Adoniesis è lo strumento di Adonai, ma sto parlando difficile. Perché questo? Nella gerarchia, ciò che fa l'ultimo angelo ha il beneplacito del creatore, quindi è come se lo facesse lui. Quindi se appare un profeta e parla in nome di Dio, è Dio che sta parlando.
Cioè il ministro o l'ambasciatore non può portare un messaggio personale. Se parla il ministro o parla l'ambasciatore, sta parlando il re o l'imperatore, non c'è differenza. Quindi laddove uno strumento di Dio per fatti concreti, conclamati e dimostrati lo è veramente, è il Padre che parla. Quindi quando il Padre vuole parlare all'uomo, può scegliere suo figlio Cristo o uno strumento che si chiama Adoniesis, che è un essere androgino, per noi un Dio, che si interfaccia con l'essere umano. Personaggio molto importante. Quindi i nomi non dicono niente, ci dice invece molto, praticamente tutto, la sostanza. È un discorso complicato, però mi ha fatto una domanda su Dio e capire Dio non è un fatto... Però se voi vi studiate quei libri, pian piano ne verrete a capo. Perché il tutto, amici, riparte da quella frase di Gesù: voi siete dei. Cioè c'è una portata rivoluzionaria, religiosa in quella frase, spaventosa. Ma se tutti siamo dei, Dio chi è veramente? Non l'abbiamo ancora capito. Ancora non l'abbiamo capito. Se tutti siamo dei, c'è qualcosa che ancora non abbiamo scoperto sulla natura di Dio. E la scoperta della natura di Dio ci porta alla realizzazione nel tempo della nostra divinità, che già ce l'abbiamo. Una volta che la creatura è stata creata, è eterna. Di fronte all'eternità, cosa c'è che valga di più? Se noi siamo eterni, qualsiasi problema ha una soluzione. Qualsiasi angoscia passerà, qualsiasi sofferenza avrà termine se noi siamo eterni. È una buona prospettiva per avere forza e coraggio. Ne condividi? Io quando Eugenio mi ha detto siamo eterni, come siamo eterni? Sì, siamo eterni. Ah, mi rilasso. Ho un sacco di tempo. Però, siccome i concetti della menzogna e dell'errore ce li hanno incollati con la colla più solida dell'universo addosso, staccarteli non è facile. È un lavoro doloroso uscire dalla crisalide e da bruco diventare farfalla. È un lavoro doloroso, è una trasmutazione del tuo essere, ma ti assicuro che ne vale la pena. L'Homo Novus è un essere molto positivo. L'Homo Novus è un essere che si affaccia con fiducia, speranza e certezza all'universo e l'universo lo abbraccerà. Quindi questo sforzo e questo aiuto che ci arriva dal cosmo è santo ed è grandioso perché permetterà, come tutti i parti, un doloroso travaglio, ma dal quale uscirà una umanità che avrà smesso di soffrire. Una umanità che ogni giorno benedirà il momento in cui è stata creata. Manca poco. Però, applicazione della legge di Ike.